La Fiat Coupé era disegnata da Pininfarina. La Turbo 20 faceva 250 km/h, soltanto 45 meno della Ferrari 355 o della Porsche 993 Turbo. Fu una piccola rivoluzione, purtroppo senza discendenti. Sto per provare una limited edition, penultimo anno di produzione. Interni speciali, sedili super contenitivi, pedali raspacco, kit aerodinamico e impianto frenante Brembo. Ma quello che ci interessa davvero è capire come sta in strada. Anche oggi parliamo di una macchina che non è più rappresentata, che appartiene a una categoria che non è più presente nella casa madre che la produceva, ovvero la Fiat. La Coupé Turbo era davvero all'avanguardia su molti punti di vista. La potenza prima di tutto, ma anche la trazione, perché era una delle pochissime auto a trazione anteriore di quegli anni che potevano vantare un differenziale autobloccante di serie. In questo caso un Ferguson aggiunto viscoso, chiamato Visco Drive. E ora che la sto provando su queste strade così tortuose, devo dire che è abbastanza efficace. Ho voluto provarla con i cerchi di serie, quindi da 16, abbastanza piccoli, diciamo anche sottodimensionati per questo telaio, ma la precisione di guida ringrazia, è molto avida di giri, ma soprattutto il motore è veramente fluido, è un 5 cilindri turbo, 20 valvole, sale di giri con una gran fame, ma non ci si trova a dover combattere con un calcio nella schiena inaspettato, anzi è molto gestibile, ovviamente perché è un esemplare di serie. Provando una macchina elaborata sono sicuro che sarebbe molto violenta, come tutte le Fiat dei bei tempi. In quegli anni la Fiat aveva una macchina che poteva contrastare addirittura le Porsche. Se preda di forte nazionalismo, a metà anni 90 si poteva scegliere una Coupé nuova invece di una 964 usata, risparmiando e ingaggiare grandi risse verbali con i puristi della guida. E se si parla di dritto, di accelerazione e di velocità massima, ci siamo, la velocità massima era la stessa, 250 km/h. Tutto il resto ovviamente no, però per fare la voce grossa, spendendo la metà dei soldi, se non di meno, era comunque un bel traguardo. Si trattava pur sempre di una Fiat, la Fiat dell'epoca. In appoggio sulle curve molto larghe e veloci come questa, il differenziale fa un lavoro eccellente. La frenata su questo esemplare qui, che monta un impianto Brembo, è abbastanza solida. Il telaio è un tipo 2, quindi è lo stesso che montavano molte altre macchine della stessa famiglia, tra cui il GTV 916. È un telaio abbastanza sportivo, fu prodotto perché c'erano in uscita delle automobili che avrebbero dovuto essere abbastanza prestazionali. Il GTV 916 doveva essere equipaggiato con il 3000 V6, più avanti con il 3002, con il 2000 V6 Turbo, insomma era una macchina che doveva comunque gestire belle potenze. Lasciamo stare che poi purtroppo fu una macchina abbastanza deludente sul punto di vista dinamico. Quello che mi fa rabbia è che se ce n'era la possibilità non capisco perché le Alfa Romeo non abbiano mai adottato un differenziale come questo, che comunque regala un piacere di guida impensabile. Esagerando si riesce a farlo scivolare lo stesso, però è molto solido. Potrebbe essere più preciso in inserimento, potrebbe essere più preciso sulle curve larghe e veloci, potrebbe essere più precisa in tutto. Effettivamente non è una macchina da veri appassionati di guida pura, cioè di guida di traiettoria, di guida di impostazioni, non è una macchina che di serie potrebbe affrontare una giornata in pista uscendone a testa alta. Però con i lavori giusti e con piccoli accorgimenti non troppo esasperati, sia per quanto riguarda la potenza che per quanto riguarda l'assetto, è una macchina
questa è una macchina. Punti forti e punti deboli. Punti forti assolutamente il motore. Anche la trazione non mi aspettavo, però devo dire di sì. Punti deboli l'impianto frenante, non perché non sia un buon impianto, ma perché la macchina è abbastanza pesante e la potenza è superiore alla qualità dell'impianto. Si riesce a sfruttare e si riesce ad andare forte, basta conoscerla. Altro punto debole forse un po' il posteriore. Le sospensioni del GTV 916 sono un po' più raffinate. Una macchina ibrida tra queste due sarebbe stata molto interessante. La trazione di questa e il retrotreno di quella, il gruppo Fiat avrebbe fatto una macchina molto velenosa. La sto provando anche con l'assetto originale, che per me è raro, e con l'assetto originale devo dire la sto strapazzando un bel po' e si comporta bene. È una macchina che ha i suoi anni, staccando forte ed andando a inserire l'anteriore caricato del peso sulle ruote insieme al differenziale si riesce a uscire anche abbastanza forte, si riesce anche a entrare abbastanza forte. Le gomme fischiano lo stesso, ma sicuramente molto meno che sulla concorrenza di quegli anni, se parliamo per esempio della Opel Calibra, se parliamo per esempio dello stesso GTV 916. Era comunque un'epoca in cui le coupé si vendevano. Se vedete quante di queste e quante delle GTV sono in vendita oggi su internet a prezzi veramente stracciati, mi fa capire che comunque sono state macchine vendute. Non so se oggi si venderebbero, ma mi dà un bel po' fastidio che la Fiat non produca nessuna coupé, come ha più o meno sempre fatto. Lo stesso l'Alfa Romeo, per quanto adesso ci sia la 4C. Comunque una piccola coupé italiana oltre la 4C oggi non c'è. Parlavo prima del suono del 5 cilindri 20 valvole. È un suono molto particolare e difficilmente si trova su macchine comuni. Molto vellutato, sofisticato, però allo stesso tempo arrogantissimo e molto italiano. Il paragone di anti-Porsche, io da porschista posso dire che era in quegli anni lecito, se parliamo di potenza e basta. Un'altra cosa, fattore estetico, era una macchina che si faceva notare, era una macchina originalissima, non era un disegno molto comune all'epoca, per quanto il centrostile Fiat e il Pininfarina successivamente hanno adattato altri modelli alle linee di questa macchina, soprattutto per quanto riguardava i fanali. È stata copiata soprattutto in Oriente. Mi rimanda all'inizio del mio discorso, è un genere di auto che all'epoca facevamo e oggi non facciamo più, l'ennesimo. Sarei curioso di provarla con un assetto regolabile e con dei cerchi più larghi. Il proprietario, io l'ho costretto a rimettere i cerchi di serie perché la macchina è tutta originale e non sarebbe stato giusto provarla con dei cerchi maggiorati. Infatti mi sto rendendo conto in questo modo di come effettivamente sia guidare la coupé da originale ed era giusto provarla così. Lo sterzo è un po' leggero, nonostante l'anteriore sia abbastanza pesante, il volante è leggero e le sterzate sono un po' fiacche. Non è un'auto di purezza, è un'auto di arroganza, di cattiveria. Nonostante questo, solo la presenza del differenziale fa la metà del godimento di guida, perché questa arroganza, aiutata da questo sistema, il Visco Drive, riesce a farci dimenticare tutti i difetti che avevano queste macchine. È una maniera per, tra virgolette, fregare chi non aveva termini di paragone molto vasti in ambito automobilistico. Non avendo mai guidato una macchina davvero da patiti della guida, se si prova una di queste sembra davvero una supercar. Sembra, perché nonostante il grande motore, nonostante l'aiuto che il differenziale può dare, la coupé non era e non è una supercar. Detto questo, se ne incontrate una davanti a un rettilineo, valutate bene.